a spostare le piantine piantate una ventina di giorni fa. Siamo a fine giugno, tutti me l'avete sconsigliato nei commenti, ma voglio provarci. Praticamente l'idea è quella di fare con un'ala gocciolante 2 filari. Quindi andare a risparmiare, andare a togliere, ad eliminare un filaro, quindi avere poco di pressione in più, perché qui ce la giochiamo tantissimo sulla pressione o sulla poca pressione che abbiamo, perché comunque abbiamo un impianto a caduta. Per fare la pacciamatura vedremo cosa accadrà. Guardate il video fino in fondo, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate. Ho bisogno di tantissimi commenti, tantissimi suggerimenti per portare avanti quest'orto. Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi siamo, come vedete, siamo in campagna. Sono venuto qui questo sabato di giugno perché ieri sera, irrigando i miei filari di verdura, mi sono accorto di una cosa. Praticamente ho notato che ieri sera ho dato un po' d'acqua in più e con un tubo l'acqua, cioè l'umidità, andava al di fuori del cordolo che ho fatto. Quindi mi è venuta questa, diciamo, idea. Spero che non sia un flop geniale, poi magari me lo scrivete nei commenti se sto sbagliando. Io all'inizio ho fatto appunto 1, 2, 3, 4 e 5 file di verdure, mettendo qui pomodori, zucchine, cocomeri, altri pomodori, e lì ci sono le cipolle. Lì in fondo poi ho messo un po' di insalate e cicorie. Quindi l'idea mia sarebbe questa di oggi, di prendere, spostare qualche fila di pomodori qui, esattamente qui. Quindi vedete, ancora qua è umida la terra, eppure è stata innaffiata ieri sera, questa mattina nulla. Quindi l'idea mia sarebbe di andare a mettere le altre piante di pomodoro qui e poi spostare, oltre alla pacciamatura, anche il tubo più al centro, per sfruttare soltanto una canalina per 2 file. Adesso mi distanzierò di circa un 20-30 cm. Allora, le prime piantine le ho spostate, le ho tolte con l'utilizzo di questo attrezzo da giardino. Sto misurando appunto circa 25 cm l'una dall'altra, prendendo questo pezzo di tubo e l'ho misurato appunto prima con il metro. E niente, sembra che stia andando bene. La terra è abbastanza soffice, abbastanza lavorata, quindi le sto trapiantando, cioè le sto prendendo da qui. L'idea appunto, come dicevo prima, è di togliere questa fila di pomodori, trapiantarla lì e mettere il tubo di gomma, il tubo dell'ala gocciolante, esattamente al centro, e sfruttare così l'acqua da una parte all'altra. Quindi sposterò poi il tubo un po' più in là. Naturalmente la piantina la sto prendendo con tutta la sua terra, con tutte le sue radici. Quindi andiamo a fare qui la misurazione, è questa. Ok, spero che venga bene il risultato finale. Scrivetelo nei commenti, ragazzi, che come sapete per me è tutto nuovo, tutta una novità, e poi mi sto anche improvvisando ad inventare cose. Preparo il terreno. Ho già fatto l'ordine, ragazzi, ho ordinato finalmente il kit di Giulio SRL. Ho preso pannello solare, pompa, regolatore di carica, vaso di espansione, il filtro, il pressostato. Ho fatto una bella spesuccia. Poi vi lascio il link in descrizione per vedere quanto materiale, quante cose molto utili per l'orto hanno sul loro sito. Allora ragazzi, ho spostato tutte le piantine di pomodoro. Non so se è una cosa che normalmente si può fare o meno, comunque sono esperimenti. Sto provando a imparare, a sperimentare un po', mi documento sul web, vado a guardare il canale Matt the Farmer, orto da coltivare e l'orto di Gigia, una così. Comunque casomai vi lascio i link in descrizione. Quindi vado un po' a imparare, un po' a tentoni, un po' come inventore. E ho spostato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 piantine. Qui sono 3-4 rametti di femminelle che ho tolto dall'altra fila di pomodori. Adesso
andrò a dare un boost con un po' d'acqua con l'innaffiatoio, giusto per dare un pochettino di, appunto, di boost. Poi vado a mettere tutta la pacciamatura, questo non serve più, continuerò così poi a irrigare e a vedere di spostare altre piantine. Continuate a guardare il video, non è ancora finito, lasciate un like e nei commenti scrivetemi qualcosa di quello che sto sbagliando. Naturalmente adesso le foglie già hanno recepito lo spostamento e quindi si vede già che hanno, come si suol dire, abbassato un po' la testa. Qui abbiamo le zucchine che stanno andando alla grandissima. Giornata abbastanza terza. Pacciamatura della paglia che ho trovato l'altro giorno in un campo di grano che hanno appena tagliato. Naturalmente, come dite, un buon mat, non andare mai a bagnare le foglie. Andiamo a sistemare tutta la pacciamatura naturale, questa è paglia raccolta nei campi, molto naturale. In futuro faremo l'esperimento anche con i teli, quelli biodegradabili, anche se ancora non mi convince molto l'utilizzo di quei materiali. Quindi l'idea è poi di andare a mettere il tubo dell'ala gocciolante più o meno a centro. In settimana quindi arriverà il kit pompa. Vi ricordo che qui in questo mio orto non ho l'energia elettrica, quindi è un kit composto da pannello solare, regolatore di carica. Andrò a recuperare qualche batteria d'auto, andrò dal mio amico Totò Galati Autoricambi per vedere di farmi dare una batteria non molto vecchia. Dovremmo mettere subito il circuito di irrigazione per non farle soffrire troppo queste piantine. Oggi e domani sarà un po' dura però sicuro che ce la faranno comunque. Basta dare un po' d'acqua di più. Settimana prossima chiamiamo il nostro amico Rocco per fare il rifornimento del pilone. Allora ragazzi, alla fine ho fatto un altro bel lavoraccio, ci voleva anche questo. Niente, sto, come dicevo prima, ottimizzando tutti i filari, quindi i pomodori messi lì, ho messo la pacciamatura con la paglia. Scusate se sono un po' affannato, non è mia abitudine fare certi lavori, imparerò piano piano anche a gestire il fiato. Quindi niente, adesso ho spostato anche le cipolle. Qui abbiamo messo 2 filari di pomodori, saranno un po' stretti? Non lo so, scrivetelo nei commenti. Comunque gli ho dato un boost d'acqua come vi ho detto prima, lì adesso devo andare a sistemare un po' la terra, l'ho lavorata molto bene, quindi molto fertile, molto umida. Questi filari non li toccherò per adesso perché stanno andando molto bene. Quel filaro invece ho intenzione di togliere il tutto. Per adesso ho tolto tutte le cipolle, quella è la pacciamatura, e qui l'ho piantata. Adesso non si vedono perché comunque sono un po' piccoline. In effetti lì non stavano prendendo acqua e non stavano andando né avanti né indietro, ma si sono limitate a mantenersi in vita. Quindi adesso metterò tutta la pacciamatura, tutta la paglia su questo, sistemerò l'irrigatore, quindi l'ala gocciolante. Qui abbiamo i cocomeri e qui abbiamo una fila di cicorie, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Cercherò di sistemarle, penso, in doppia fila. Quindi ragazzi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Sto sudando 7 camicie anche per voi, tutti sono al mare. Oggi è sabato, ho chiuso l'ufficio, sono venuto qui in campagna a respirare un po' d'aria fresca, stare un po' qui a contatto con la natura, rilassarmi, scaricare lo stress di tutta la settimana. E poi, come detto nell'altro video, qui mi sento molto vicino a papà. Questo era il suo orto, il suo giardino, un amico lo definisce per suo padre, un altro giardino tipo questo lo definisce il tempio. Continuate a guardare il video,
iscrivetevi al canale, lasciate un like e commentate come volete. Allora ragazzi, scusate per questo casino, penso che al prossimo video non ci sarà più, che comunque metteremo, adesso è lui che sta facendo tutto questo casino, il motore che mi serve per poter tirare l'acqua dal pilone, che è quel contenitore lì, è una cisterna sopra terra, vado a metterla lì per avere nell'altro contenitore, quello 1 metro per 1 metro quanto un pallet. Come dicevo, ho un pilone che è un contenitore, una cisterna a piano, praticamente a livello della terra. Per poter avere un po' di pressione per le ali gocciolanti dei miei filari, degli ortaggi e delle verdure, che faccio? Prendo il motore a scoppio, tiro l'acqua con una pompa appunto a scoppio nel contenitore che si trova a circa 1,30 metro, 1,40 metri, vi farò vedere meglio diciamo di cosa sto parlando. Mi sono allontanato un po' per avere un po' di silenzio, un po' di audio migliore, e quindi spero in settimana di poter eliminare questo motore a scoppio che ha soltanto svantaggi. Benzina, vai a fare la miscela ogni volta a 3 al 4% e costa benzina, quindi carburante, inquinamento rumoroso, inquinamento ambientale, frastuono che non ti fa combinare nulla nel terreno, perché comunque bisogna tenerlo quasi un'oretta acceso. E quindi spero che con la pompa elettrica, quella che avremo appunto con i pannelli solari, con i pannelli fotovoltaici, non avremo rumore, non avremo inquinamento ed è tutto più. In più avremo anche la pressione per arrivare un po' dappertutto. Quella è l'aria che voglio fare con la motozappa, con la presa. Spero in settimana di riuscire a farla per togliere tutte quelle erbacce. Qui allora abbiamo fatto il doppio filaro, era l'intento di oggi appunto fare questo doppio filaro e con un'ala gocciolante poter servire 2 filari. Saranno un po' stretti, spero di no, è un esperimento, è tutto in fase sperimentale. Qui abbiamo le melanzane, qui abbiamo piantato delle altre cicorie, queste sono 3-4 piantine di pomodoro femminella tolto dall'altro filaro, qui abbiamo delle insalatina e un filaro un po' misto. Lo so, sono stato un po' disordinato, ma è tutto alla prima esperienza. Quindi adesso continuerò a pulire un pochettino tutte le aree calpestabili. Questo filaro l'abbiamo tutto espiantato, quindi non c'è più nulla, e continuiamo. Qui abbiamo i cocomeri che si stanno irrigando correttamente. In questa zona all'ombra abbiamo questi altri pomodori che sono belli alti già, qualcuno l'abbiamo steccato, speriamo domani di riuscire a mettere le altre stecche. Vorrei anche comprare un po' di canne, un po' di appunto arbusti, qualcosa per poterle legare e farli andare un pochettino più avanti. Questo è un filaro di altri pomodori nati quasi in maniera spontanea. Questi sono gli alberi di fico, fra un po' avremo i frutti, come si vede già, eccoli qua, i piccolini, sono molto carini. Questo è uno stecco preso e piantato qui da papà, e viene da un luogo molto particolare che stava molto a cuore a noi due. Allora signori, questi sono i 4 filari più importanti diciamo di tutto il mio orto. Quello è il filaro che abbiamo eliminato oggi. Qui abbiamo cipolle, cocomeri, insalate, cicorie. Da questa parte abbiamo messo anche melanzane, altre cicorie, altre insalate. Lì abbiamo le famose zucchine che ne vado matto, e qua abbiamo piantato i 2 filari di pomodori che sono uno a fianco all'altro. Questi qua che vedete un po' a testa bassa stanno soffrendo, hanno sofferto un pochettino il trauma dello spostamento. Abbiamo pulito tutto intorno perché mi piace avere abbastanza ordine, principalmente qui nell'orto principale. Lì in fondo, come abbiamo detto più volte, andremo a fare con la motozappa, spero la settimana prossima. Lì abbiamo un altro grande filaro di pomodori, quelli più alti. Attualmente mi servo di questa pompa a scoppio, vado a prendere l'acqua, questo qua detto pilone, per portarla poi in quest'altra cisterna. Da questa cisterna poi ho un pochettino di dislivello, siamo a circa 1,20 m, 1,30 m d'altezza, per poter avere poi l'irrigazione in tutte le aree gocciolanti. Ho messo dei vari rubinetti, questo è un tubo da 20 con le varie T
Qui abbiamo messo un altro rubinetto, poi abbiamo un altro orticello con ravanelli, prezzemolo e basilico. Qui abbiamo sempre il nostro rosemary. Abbiamo la possibilità di chiudere e aprire le varie zone, quindi in settimana arriverà il materiale da installare, quindi avremo la famosa pompa a 12 volt, pannello fotovoltaico e anche la centralina per irrigare in modo temporizzato, in modo tale che qualche volta potrò anche assentarmi almeno un giorno. Per adesso sto venendo tutti i santi giorni per innaffiare, perché comunque siamo a giugno, il sole picchia abbastanza forte e ha bisogno di tantissima acqua. Le piante hanno bisogno di bere tantissima acqua se si vogliono ottenere naturalmente dei risultati. Ragazzi, il video di oggi termina qui. Oggi è sabato, sono abbastanza stanco e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao, lasciate un like.